Dal diario di Jonathan Harker. Partito da Monaco alle 8:35 di sera il 1 maggio, arrivato a Vienna la mattina dopo presto. Sarei dovuto arrivare alle 6:46, ma il treno ha avuto un'ora di ritardo. Queste sono le prime righe del Dracula di Bram Stoker del 1897, il romanzo che tratteggia la figura del celebre conte divenuto parte dell'immaginario collettivo mondiale, ispirato al voivoda Vlad III di Valacchia, anche conosciuto come Vlad l'Impalatore, ma nell'Europa dell'Est, a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, si colloca anche una figura femminile, certamente meno conosciuta, ma parimenti sinistra ed inquietante, di sicuro non meno sanguinaria. Oggi la nostra linea rossa ci porta nelle terre di Slovacchia e Transilvania. Cercheremo di ripercorrere insieme la storia di quello che potrebbe essere uno dei serial killer più prolifici di sempre. Torneremo indietro nei secoli, alla scoperta della vita e delle macabre gesta di Erzsébet Báthory, nota anche come la contessa sanguinaria. Quando negli anni 70 venne coniato il termine serial killer, venne anche messa in atto una sorta di retroattività nei confronti di questo termine, cioè vuol dire che si cominciò a cercare qualsiasi personaggio più o meno recente nella storia dell'uomo che potesse essere incluso in questa definizione di assassino seriale. Tra questi troviamo Erzsébet Báthory, spesso annotata come Elisabeth Báthory, talvolta anche italianizzata in Elisabetta, una figura ancora avvolta dal mistero e che vede alcune sue gesta ancora caratterizzate da dense zone d'ombra, che a distanza di oltre 400 anni ne rendono difficile verificare la veridicità. Ci proveremo però in questa puntata, cercando di capire chi realmente fosse la contessa sanguinaria e soprattutto come riuscì nel tempo a guadagnarsi questo soprannome. Le stime, qualora confermate, delle sue efferatezze porterebbero la contessa ad essere annoverata addirittura tra i più prolifici assassini seriali di tutti i tempi. Ma partiamo dall'inizio, dall'origine della storia di Erzsébet Báthory. La contessa Erzsébet Báthory di Ecsed nasce il 7 agosto del 1560 nella cittadina di Nyírbátor, nel Regno di Ungheria, dalla baronessa Anna Báthory e dal barone George VI Báthory. La famiglia Báthory è di sangue nobile, molti dei componenti della stessa hanno ricoperto cariche politiche di assoluto prestigio. Il fratello di George VI, quindi lo zio di Erzsébet, fu voivoda di Transilvania, un termine che in lingua slava indica il comandante di un'unità militare. Anche suo nonno materno, Stephen Báthory di Somlio, fu voivoda di Transilvania, ma nella genealogia della famiglia troviamo anche altri esponenti della nobiltà e addirittura Stephen Báthory, il re eletto di Polonia. Insomma, tutto questo per dire che la contessa Báthory crebbe in un ambiente di assoluta agiatezza sociale. Erzsébet visse i primi anni della sua vita nel castello di Ecsed, ma l'infanzia non trascorse nel migliore dei modi. La piccola contessa manifestò sin dall'età giovanile dei disturbi del sistema nervoso. Si parla di un repentino passaggio da situazioni di assoluta calma a scatti d'ira e di collera. Siamo però nel XVI secolo e la diagnosi dell'epilessia non era certo semplice e soprattutto precisa. Pensate che i trattamenti dell'epoca per le crisi epilettiche prevedevano lo sfregamento sulle labbra del paziente del sangue di un non malato oppure, in certi casi, di un composto a base di sangue e cranio di una persona sana. Ma se veramente si fosse trattato di epilessia, che è un'ipotesi assolutamente plausibile, la causa della stessa potrebbe essere riconducibile ai genitori di Erzsébet. Sì, perché entrerebbe in gioco il fattore di consanguineità. Sua madre e suo padre, infatti, erano appartenenti a rami della stessa famiglia. Erano tra di loro cugini.
Alcuni sostengono che proprio le terapie per curare l'epilessia o il disturbo mentale, quindi lo sfregamento del sangue sulle labbra di Erzsébet, siano all'origine del suo operato sanguinario, avendo innescato una sorta di ossessione nella giovane contessa che l'avrebbe portata ad essere letteralmente dipendente dal sangue. Altri sostengono invece che la contessa fosse stata educata ad uccidere dalla sua stessa famiglia, che l'avrebbe fatta assistere a brutali torture e punizioni e in qualche modo l'avesse addestrata alla tolleranza del male. Altri ancora dicono che Erzsébet Báthory uccise perché alla continua ricerca della cura per la sua schizofrenia. Nessuno però sa dire con esattezza quale sia la teoria corretta. Di certo rimane il filo conduttore di queste teorie, la linea rossa che le unisce tutte. Erzsébet Báthory ucciderà e tante saranno le vittime della contessa sanguinaria. Stando ad alcune fonti biografiche, sembrerebbe che il primo incontro tra Elisabeth e un certo tipo di violenza si ebbe quando la contessa aveva soltanto 6 anni di vita. E alcuni riportano che fu proprio lei a eludere la sorveglianza di Exed per poter assistere all'evento. Una condanna a morte. Uno straniero, accusato di ruberie, era in procinto di essere giustiziato e le fonti riportano che Erzsébet assistette all'operazione. Ad un cavallo, legato e tenuto fermo a terra, venne aperto il ventre. Il condannato a morte venne inserito nel ventre aperto dell'animale, il quale fu poi ricucito. Solo la testa dell'uomo rimase fuori dal cavallo. Questo si svolse sotto lo sguardo di Erzsébet Báthory, di anni 6, la stessa Erzsébet Báthory che arriverà ad azioni di pari violenza, la stessa Erzsébet Báthory che toglierà la vita a un numero impressionante di individui e che sarà protagonista di voci, storie, leggende, che addirittura accosterebbero la contessa ungherese a pratiche di matrice vampirica. A questo punto dobbiamo aggiungere un altro tassello alla ricostruzione della vita di questo personaggio. La contessa, infatti, si sposò. Era l'8 maggio del 1575 ed Erzsébet aveva soltanto 14 anni di età. Suo marito, al quale era stata data come promessa sposa, era il conte Ferenc Nadasdy, un nobile ungherese ma di minor prestigio rispetto alla Báthory, che infatti scelse di non cambiare il suo cognome ma di aggiungere Báthory al cognome del marito, di 4 anni più grande di lei. Uno dei regali di nozze di Ferenc ad Erzsébet fu un imponente castello sito sugli altipiani della Slovacchia. Il castello di Čachtise diventerà la nuova residenza della contessa e nel 1610 anche la sua prigione e il luogo dove la donna troverà la morte. Il matrimonio tra la contessa Báthory e Ferenc Nadasdy fu probabilmente un gioco dell'aristocrazia, un'unione studiata a tavolino per intrecciare e aumentare di prestigio due famiglie nobili già affermate sul territorio. Sembra che alle nozze furono presenti oltre 4.000 invitati. Tuttavia la vita coniugale non andò come ci si sarebbe aspettato. Ferenc Nadasdy, oltre ad essere un esponente della nobiltà, era anche un affermato militare e con l'insorgere delle forze turche, a partire dal 1578, dovette prendere parte con le forze ungheresi ai conflitti che si annoverano sotto i molti delle guerre ottomano-ungheresi. Tra l'altro sembra che per una bizzarria del destino il conte Nadasdy non fosse soltanto un abile condottiero in battaglia. Alcune fonti descrivono il nobile come un uomo sanguinario e spietato, con una notevole propensione alla crudeltà. La tradizione vuole che Ferenc Nadasdy amasse torturare i servi di cui disponeva a corte e che la sua forma preferita di supplizio fosse cospargere la vittima di miele per poi lasciarla nuda in prossimità di Arnie, residenza delle colonie di api. Black Bay, così era chiamato il conte Ferenc Nadasdy. Altre fonti lo citano come Black Knight, il cavaliere nero. Altri ancora si riferiscono a lui come l'eroe nero di Ungheria, facente parte, pensate, di un gruppo di 5 elementi conosciuto come Unholy Quintet, l'empio quintetto o il terribile quintetto, che quando nominato suscitava letteralmente terrore nelle forze turche ostili. Il conte morirà nell'anno 1604
in seguito ad una malattia sconosciuta che iniziò nel 1601 causando dapprima dolori alle gambe, poi debilitandolo, fino a lasciarlo nell'ultima parte del suo ciclo vitale definitivamente disabile. E chissà che la nostra linea rossa non ci riconduca un giorno alla figura del conte Ferenc di Nadasdi. Eh sì, perché secondo alcune fonti storiche il conte non era soltanto un abile condottiero in battaglia, ma anche un uomo sanguinario, violento e crudele, al punto da guadagnarsi l'appellativo fra i tanti di eroe nero di Ungheria. Ma lo abbiamo detto, morirà nel 1604. Alcuni siti riportano che in punto di morte il conte Nadasdi abbia affidato la moglie e i figli nel frattempo avuti con la Báthory a Gheorghi Turzo. Quest'ultimo lo tratteremo più avanti nel corso della puntata perché giocherà un ruolo fondamentale nella disfatta della contessa. Contessa che, nel frattempo, con il marito spesso impegnato al fronte nel conflitto contro gli ottomani, aveva preso in carico la gestione delle proprietà e degli affari di famiglia. Fu proprio in questo periodo che l'imponente castello di Katice si trasformò in un autentico inferno. Nei lunghi e numerosi periodi di assenza di Ferenc dalla residenza di Čaktise, Erzsébet Báthory cominciò ad accentrare su di sé il potere in maniera sempre più vigorosa. L'assenza del marito dal castello permise alla donna di incrementare notevolmente gli elementi della servitù e con una ristrettissima parte degli individui al servizio della sua figura strinse dei rapporti più significativi. È qui che, stando alle ricostruzioni di alcuni probabilmente più spinti verso la parte leggendaria della vicenda, la contessa di Báthory intraprese e approfondì uno studio esoterico che avrebbe amplificato il suo sadismo e la vocazione sanguinaria, ponendo le basi su dinamiche di magia nera. Quando si tratta di arte occulta in relazione al nome di Elisabeth Báthory, emerge spesso una figura della servitù che, secondo le storie, avrebbe proprio introdotto la contessa alle pratiche di natura magica. Il suo nome era Dorothea Semtiesa. Effettivamente ci sono delle tracce di una Dorothea Semtiesa all'interno di quel piccolo entourage che circondava la figura della contessa Báthory, talvolta è citata come Dorca. Verrà arrestata il 30 dicembre del 1610 e successivamente arsa viva. Chiaramente di legami con la magia nera non c'è alcuna traccia storicamente attendibile. È però un fatto certo che qualcosa di sinistro stava succedendo. A Katice e nei territori limitrofi stavano cominciando a scomparire delle persone, giovani donne, ragazze, per lo più tra i 10 e i 15 anni di età. Talvolta erano anche esponenti della piccola nobiltà locale, magari giovani, inviate al castello per imparare l'etichetta di corte, ma che da quel castello non faranno mai ritorno. Le mura di Katice si tramutarono in macabre stanze di tortura e spesso di morte. Nelle inaccessibili sale di Čaktise, le pratiche messe in atto dalla contessa furono disparate ma parimenti feroci. Le ricostruzioni parlano di atti volti a percuotere le vittime in modo violento, altre volte mirati alla mutilazione di dita, di intere mani o di parte delle gambe. Non era esclusa la possibilità che alcune parti del corpo venissero bruciate quando la vittima era presumibilmente ancora viva. I dati raccolti nell'indagine del 1610 parlano anche di vittime lasciate a morire di fame o per assideramento e in certi casi si fa presente anche l'utilizzo di miele e formiche, un metodo di tortura e di esecuzione che ricorda in maniera inquietante una delle pratiche attribuite invece a Ferenc Nadasdi, marito della contessa. Viene menzionato anche l'utilizzo di pinze arroventate per ustionare parti del corpo che poi venivano immerse repentinamente in acque gelide, ma fu un'altra la pratica attribuita alla contessa che foraggiò il proliferare di voci e di leggende sul suo conto: il cannibalismo. Erzsébet fu infatti accusata in più occasioni di strappare a morsi e di mangiare parti del corpo delle giovani malcapitate, e da qui alla terribile fama di Contessa Dracula il passo non è poi così lungo. Le voci di quello che stava succedendo a Čaktise cominciarono a circolare nella cittadina e nei villaggi vicini, e con il circolare di queste si conobbe anche la nascita di racconti che si discostavano ampiamente da un resoconto attendibile e tendevano invece a far assumere alla figura di Erzsébet Báthory connotazioni tipicamente leggendarie, per quanto indubbiamente macabre.
Stando alla leggenda, per l'appunto, durante una delle sue brutali e sadiche esecuzioni, la contessa, nel percuotere una giovane ragazza, si sporcò la mano con il sangue della vittima e si accorse, una volta ripulito il tutto, che la sua pelle aveva assunto un aspetto più vitale. Si convinse in sostanza che il sangue delle vergini avesse un'intrinseca caratteristica rigenerante, che potesse cioè ringiovanire chi ne faceva uso. Di qui si passò ad alcuni resoconti che vogliono la contessa sprofondare in una folle spirale omicida all'ossessiva e continua ricerca del sangue che l'avrebbe mantenuta giovane, bella e potente, schernendo i dettami imposti dal tempo e dal suo inesorabile scorrere. Alcuni tratteggiano nelle confessioni il macabro ritratto di Erzsébet Báthory che si immergeva in vasche riempite con litri e litri di sangue proveniente dalle sue vittime per far sì che tutto il suo prezioso corpo giovasse della benedizione del ringiovanimento. Anche qui si tratta con ogni probabilità di suggestioni introdotte soltanto anni dopo la morte della contessa per cementificarne in qualche modo la terribile nomea. Ma poniamo nuovamente il focus sulle sparizioni, sulle sevizie e sugli omicidi, perché quelli stavano avvenendo davvero e con una sempre maggior cadenza. La situazione sta diventando insostenibile e se in un primo momento si era trattato semplicemente di chiacchiere di paese, di fantasie sinistre, adesso le voci si fanno più insistenti. Quando le dicerie arrivano ad esponenti del clero e del potere, come nel caso di István Magyari, le cose cambiano in maniera decisa. La contessa Báthory viene denunciata presso la corte di Vienna e il futuro imperatore Mattia II d'Asburgo commissiona un'indagine. Scatta dunque l'indagine a cui capo ritroviamo la figura di Gheorghi Turzo in qualità di palatino d'Ungheria. Turzo si affida anche a 2 notai incaricandoli della ricerca di prove e testimonianze. Nel 1610 di testimonianze ne raccolsero circa 50 diverse. Soltanto un anno più tardi quel numero sarebbe arrivato a oltre 300. Talvolta, tuttavia, veniva annotato come testimonianza attendibile anche un semplice e non verificabile racconto indiretto, una testimonianza per sentito dire oppure una confessione ottenuta mediante pratiche di tortura che invece, se riproposta in epoche più moderne, sarebbe invalidata. Diviene chiaro a tutti quindi che molte delle voci sul conto della contessa Báthory sono terribilmente reali. Sul finire del dicembre 1610, dopo una serie di accordi di natura politica, Gheorghi Turzo si reca presso la residenza della contessa sanguinaria e procede all'arresto. Con lei saranno arrestati anche alcuni membri della sua più ristretta cerchia, etichettati come collaboratori. Ritroviamo quindi la figura di Dorothea Sentiez e con lei furono tratte in arresto anche Ilona Io, Catarina Benica e János Sülváry, detto Fico, che non solo sarebbero stati a conoscenza delle atrocità che avevano luogo nelle mura di Csaktise, ma che addirittura avrebbero operato attivamente per far sì che Erzsébet Báthory riuscisse a metterle in atto. Secondo alcune fonti, quando Turzo si recò al castello, si trovò ad assistere in prima persona all'attuazione di un omicidio ai danni di una giovane donna. Diremmo che, secondo tali ricostruzioni, Turzo avrebbe colto la contessa addirittura in flagranza di reato. Appare però poco probabile che proprio al momento dell'arrivo del palatino d'Ungheria la contessa fosse intenta ad uccidere. È più probabile invece, come dicono altri studi, che in quel momento la contessa fosse intenta a cenare nelle sale del castello. Erzsébet Báthory viene arrestata e con lei i suoi collaboratori. Questi ultimi saranno messi a morte per impiccagione o dati alle fiamme sul rogo. La contessa Báthory, invece, su disposizione anche di Mattia II, fu confinata nel castello di Csaktise. È storicamente plausibile e perfettamente coerente con i giochi di potere dell'aristocrazia che alla base dell'indagine di Turzo sulla Bloody Countess ci fosse non tanto la denuncia per le efferatezze e le gesta sanguinarie di Erzsébet, ma un preciso schema politico mirato a intervenire sulla gestione futura dei beni e delle proprietà della famiglia Báthory. Potrebbero essere coinvolti in tal caso anche elementi di natura religiosa, con una differenza netta e sentita tra Chiesa cattolica e Chiesa protestante, che svolgerebbero la funzione di un ulteriore valido movente. Il tutto in un clima di forti tensioni e di foschi intrighi politici, in cui la potente casata regnante degli Asburgo tendeva al ridimensionamento del potere di famiglie ungheresi come quella di Báthory
in cui Mattia II sperava di poter agire per avere un predominio sulla gestione del patrimonio della stessa, cementificando così la sua posizione. Mattia II diventerà imperatore del Sacro Romano Impero soltanto 2 anni più tardi, nel 1612. Ma che ne fu della terribile contessa Erzsébet Báthory? Beh, come detto, per ordine di Mattia d'Asburgo venne confinata nel castello di Katice. Le vie di fuga vennero sigillate e la contessa rimase così prigioniera di quelle stesse mura che per tanto tempo si erano macchiate del sangue delle sue giovani vittime. Tramite una piccola feritoia era consentito fornire cibo e acqua alla prigioniera, che visse in quelle condizioni per 4 anni, finché il 21 agosto del 1614, poco tempo dopo aver firmato un accordo sulla successione dei suoi beni e la distribuzione degli stessi ai 4 figli, non venne trovata priva di vita. Morta la donna, iniziò la leggenda. Quasi del tutto dimenticata nei secoli successivi, venne poi riscoperta in epoche decisamente più vicine alla nostra, con il personaggio che, forte di nuovi misteri e mitici racconti sulla sua figura, di romanzi e di racconti romanzati sul suo conto, trova ampio spazio all'interno di un determinato tipo di folklore, aggiudicandosi un ruolo di discreta importanza anche nel filone della letteratura horror. Ma quel che rimane di Erzsébet Báthory è anche la sua scia di sangue, il macabro insieme di tanti brutali omicidi storicamente attribuiti alla contessa. Il numero di vittime su cui gli storici si trovano d'accordo oscilla inquietantemente tra le 100 e le 300 unità. Alcuni non si trovano in accordo con quanto detto prima. Per costoro le vittime sarebbero da considerarsi oltre 600. Elisabeth Báthory è entrata a far parte anche del Guinness dei primati. La si può trovare cercando la voce donna assassina più prolifica. Il nostro viaggio per ora termina qui, ma la nostra linea rossa prosegue. Vi do appuntamento al prossimo episodio.